Buongiorno a tutti ragazzi, un benvenuto a tutti al vostro Luca Talant. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi vedremo i 5 consigli per creare una squadra su misura fatta appunto per voi. Quindi non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo subito a vedere di che cosa stiamo parlando. Io partirei dal modulo ragazzi, perché fondamentalmente è quello che prima di tutto, prima di scegliere anche i giocatori, dobbiamo cercare di avere in mente. Va chiaramente di pari passo con le altre cose di cui tratteremo, ma comunque la prima scelta secondo me da fare è il modulo. Il modulo intanto dobbiamo capire se ci piace di più giocare con una difesa 4, con una difesa 3, con una difesa 5, se avere un modulo un pochino più particolare o un modulo un pochino più classico come un 4-3-3, un 4-4-2, oppure magari un modulo ecco già più stile 4-1-4-1, quindi moduli un pochino diciamo più particolari, se vogliamo definirli particolari, come potrebbe essere anche questo, come potrebbe essere un modulo del genere, quindi un modulo magari dove abbiamo meno presenza in attacco ma comunque molta compattezza in difesa. Un modulo del genere lo consiglierei più magari a partita in corso piuttosto che dall'inizio chiaramente della partita, soprattutto se magari dobbiamo difenderci perché stiamo vincendo 1-0 al 90esimo e quindi vogliamo ripararci, oppure un modulo più classico come ad esempio potrebbe essere questo, o un rombo. Diciamo che questo sta principalmente a noi. Come si fa per scoprire qual è il modulo adatto per noi? Semplicissimo ragazzi, andiamo in allenamento e proviamo chiaramente i moduli delle squadre che più ci piacciono, ad esempio il 4, tanto la maggior parte ragazzi gioca tutti con gli stessi, 4-4-2, 4-3-3, 4-3-1-2, 4-2-1-3, insomma ragazzi i moduli tanto più utilizzati principalmente sono quelli. Io vi consiglio appunto, se state cercando qualcosa magari di meno elaborato ma comunque efficace, di puntare proprio su uno di questi. Ovviamente questo è il consiglio numero 1, ma subito dopo c'è collegato il consiglio numero 2, cioè dobbiamo chiaramente scegliere quelli che sono le posizioni poi da utilizzare in campo. Cioè, cosa intendo con posizioni? Intendo le passive ragazzi dei giocatori. Ad esempio Cafu è terzino offensivo, come Costa Curta è terzino difensivo, questo è un terzino difensivo, quest'altro un incontrista, questo è un incontrista lo stesso, Pirlo è un tra le linee. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente scegliere che tipologia di giocatori vogliamo andare a mettere in quelle posizioni. Come facciamo a capirlo? Ragazzi, dobbiamo anche qui provare. Dobbiamo andare in campo, dobbiamo andare sempre in allenamento e testare, oppure provare quindi durante le nostre partite anche in amichevole e testare, vedere quali giocatori in quali posizioni appunto si muovono meglio. Diciamo che ci sono secondo me delle passive consigliate, come ad esempio un incontrista con un tra le linee può andare bene, un collante con un incontrista, un collante con un onnipresente. Diciamo che poi ci sono delle piccole posizioni preferite, come ad esempio uno sviluppo e un incontrista, un terzino difensivo, un incontrista, un terzino offensivo, un terzino difensivo, una ala prolifica, un taglio al centro. Questa diciamo che comunque questa tipologia di squadra che ho io e non l'ho messa diciamo in questo video a caso, è proprio una diciamo per come è strutturata, è proprio una di quelle squadre tipo da utilizzare, perché come potete notare è molto squadrata in campo, riesce a occupare bene tutti gli spazi sia in difesa sia a centrocampo, che comunque in attacco abbiamo tanta presenza insomma di giocatori per andare a offendere. E quindi subito dopo ci colleghiamo al consiglio numero 3, che sono appunto gli overall, quindi come maxare fondamentalmente i giocatori e farli rendere appunto con il massimo overall che possono avere. Come facciamo a maxarli bene ragazzi? Io quello che considero sempre è, per fare delle build anche mie personalizzate, è come realmente si muoveva il giocatore in campo. Certo, non tutti abbiamo conosciuto magari Digno giocare, o Vieira, parlo soprattutto magari per i più giovani, o Cafu, però comunque ragazzi basta che andiamo anche semplicemente su internet e cerchiamo qualche video, qualche spezzone di partita in cui giocavano,
ci rendiamo conto subito di che tipologia di movimenti andavano a fare. Cioè io non potrei fare ad esempio un Cafu come un difensore centrale, perché comunque Cafu anche in realtà era un terzino che spingeva molto, un terzino che tendeva molto all'offensiva, di conseguenza maxarlo come difensore centrale o comunque come terzino difensivo più che offensivo, ragazzi, chiaramente perderebbe tantissimo, perché andrebbe in contrasto le statistiche con quella che è la sua passiva, quindi quella di offendere, e ovviamente avremmo una carta che diventerebbe, ragazzi, credetemi, mediocre, non sarebbe sicuramente efficiente come invece potrebbe essere maxarla nella maniera corretta. Idem per esempio un Vieira, quindi lui era un giocatore a tutto campo, un mediano di quelli appunto riconquista palloni, e io appunto ho cercato di ricostruire proprio questa tipologia di carta, facendo che cosa? Quindi andando a livellare bene la velocità, andando a livellare bene quelle che sono le statistiche difensive e comunque anche la tecnica, perché Vieira non sarà stato sicuramente Pirlo con i piedi, ma sicuramente non era nemmeno poi così scarso. Pirlo idem, ragazzi. Pirlo l'abbiamo conosciuto fino a pochi anni fa con la Juve e era un giocatore chiaramente tecnicamente eccelso, un giocatore non velocissimo come potete notare, quindi nella sua velocità, infatti non l'ho maxato più di tanto da quel punto di vista, però difensivamente parlando comunque era molto buono, tecnicamente era eccelso, passaggi nemmeno a dirlo. E quindi, ragazzi, questa fondamentalmente è la carta di Pirlo, quindi dobbiamo stare attenti sempre a come facciamo le build, cioè fare una build a un giocatore che, come ho detto poco fa, magari ha terzino offensivo e maxarlo completamente in difesa, ragazzi, capite bene che andrebbe anzi forse in contrasto con quella che è la sua carta, e avremmo quindi in mano poi una carta poco utilizzabile. Così come dall'altro lato, ad esempio, invece un terzino difensivo non potrei andare a maxarlo troppo nella fase offensiva o troppo, ragazzi, sulla tecnica o sui cross, perché chiaramente sarebbe, non dico inutilizzabile, ma comunque mi servirebbe a poco, ragazzi, che lui sappia fare dei cross perfetti, se tanto comunque un terzino difensivo principalmente starà lì in difesa appunto ad aspettarsi l'ala avversaria per andarla a marcare. E così, ragazzi, questo discorso vale comunque un pochino per tutti i giocatori. Quindi, insieme allo stile di gioco giocatori, passiamo al consiglio numero 3, ragazzi, c'è il discorso invece stile di gioco squadra e allenatore, perché anche questo, ragazzi, è fondamentale. Io ci ho fatto già dei video specifici nella quale analizzo questi singoli fattori, dobbiamo comunque considerare che cosa? Dobbiamo considerare come ci piace giocare. Anche qui, come facciamo a scoprirlo? Dobbiamo provare, ragazzi, l'unica strada è provare, testare, quindi provo questa squadra per dire col contropiede, poi la partita dopo la provo con il contrattacco, poi la riprovo col vie laterali, o ci faccio magari qualche partita con ognuno di questi stili di gioco, e dopodiché, in base a come vedo, se mi diverto, se la squadra riesco a farla girare bene, a quel punto vuol dire che quello con la quale gira meglio è probabilmente il mio stile di gioco preferito. Io delle volte alterno, ed è buono avere tra l'altro un allenatore che abbia due stili di gioco. Io in questo caso ho Stojkovic, che comunque ha due stili di gioco attivi molto molto forti peraltro, ed è bello comunque che ci siano queste due cose attive. Perché? Perché ogni stile di gioco poi farà determinati movimenti, quindi io magari posso partire dal contropiede, a metà partita switchare la tattica, quindi andare in tattica secondaria, switchare appunto e avere magari, adesso io non ce l'ho impostata, però avere magari un altro modulo, avere un 4-3-3, o magari switchare e fare una formazione iperoffensiva oppure ultra difensiva. Quindi ci sono, diciamo, diverse varianti. L'importante però intanto è capire, ragazzi, che cosa, come si muovono i giocatori in campo, e ripeto, ci ho già fatto dei video specifici, e in base a quello poi cercare di capire quale può essere quella adatta per noi. Come capirlo? In campo. Proviamo la squadra, proviamo a mettere una squadra che ci potrebbe sembrare interessante come stili di gioco abbinati, come posizioni, e la proviamo. Se vediamo che funziona con quello stile, ragazzi, vuol dire che quel determinato stile che stiamo utilizzando è probabilmente quello che in quel momento, probabilmente di gameplay, è quello che per noi funziona meglio. Poi, ragazzi, l'altro consiglio, il consiglio appunto numero 4, qual è?
quello ragazzi dei booster. Perché? Perché chiaramente i booster ragazzi, un po' come le build, influiscono tanto, nel senso che se io ho un booster come in questo caso su Messi, sulla velocità e sulla finalizzazione, dovrò cercare appunto di sfruttarlo al meglio. Come possiamo sfruttarlo? Ci sono due modi: possiamo o buggarlo completamente, quindi che andiamo a livellare molto il giocatore già sotto quegli aspetti e in più col booster quindi acquisirà anche dei punti in più, oppure possiamo utilizzarlo diciamo in maniera un pochino più passiva secondo me, dove magari quei parametri li andiamo a toccare un pochino meno, perché tanto ci sarà poi il booster che ce li porta comunque su. Ormai i giocatori, come avete potuto notare anche questo Digno, ne hanno di solito due, almeno tutte le nuove carte di solito ne hanno due, di cui uno lo dà già al PC, mentre l'altro possiamo sceglierlo noi. In base a cosa? In base alle caratteristiche della carta, in base a che cosa vogliamo potenziare, o addirittura buggare, come ho già detto prima. È molto semplice dare i booster ragazzi, ci ho già fatto anche qui un video nella quale spiego come assegnarli e soprattutto quali scegliere, perché ci sono quelli casuali e invece quelli che possiamo selezionare diciamo un pochino più noi, non del tutto, però comunque possiamo dare se non altro un orientamento a che cosa vogliamo, su che cosa insomma vogliamo inserire. Di conseguenza ragazzi io vi consiglio di recuperarvelo e di andarvelo ad approfondire, anche perché se trattassi nel dettaglio ogni singolo di questi argomenti diventerebbe un video ragazzi di 3 ore, chiaramente non di qualche minuto. L'altro consiglio subito dopo è ragazzi le istruzioni individuali. Noi quindi abbiamo scelto la nostra squadra, abbiamo scelto il nostro modulo, abbiamo capito come ci piacerebbe giocare con il nostro allenatore e il nostro stile. Dobbiamo scegliere però, capire se conviene dare o no le istruzioni individuali. Perché? Perché le istruzioni individuali ragazzi comunque fanno sì che, a prescindere dalle passive, a prescindere dallo stile di gioco squadra, la carta in questione a cui la stiamo dando si cercherà di muovere in maniera diversa. Cioè se io do un difensivo ad esempio a un incontrista, comunque un po' gli sto limando quella che è la sua carta incontrista. Io vi do un consiglio, così come se do il contropiede anche se ho già contropiede come stile di gioco, alla prima punta comunque. Perché tenderà proprio a rimanersene lì. Io vi consiglio comunque ragazzi i moduli, prima di provarli, provateli senza appunto istruzioni. Cioè inizialmente provateli così, nudi e crudi, senza istruzioni, senza nessun tipo di vincolo diciamo. Dopodiché a quel punto, quindi con le carte però magari giuste inserite, perché altrimenti diventa una formazione troppo sbilanciata da un lato o dall'altro. Dopodiché se poi ci accorgiamo che potrebbe funzionare meglio mettere, per dire, un difensivo al nostro terzino o un difensivo sui mediani o un linea bassa o un contropiede sulla punta e via dicendo, in sostanza, in quel caso poi glielo possiamo tanto sempre aggiungere anche a partita in corso, andiamo un attimino sulle istruzioni e glielo diamo. Quindi ragazzi, fondamentali comunque le istruzioni individuali, mi raccomando, non sottovalutate. Vi do tra l'altro ragazzi l'ultimo consiglio bonus, che a parte tutto, a parte i moduli, a parte le squadre ragazzi, devo trovare prima di tutto quello che a noi ci fa più divertire. Quello che ci fa più divertire come lo scopriamo? Lo scopriamo ragazzi una volta che iniziamo a giocare, una volta che iniziamo un pochino a divertirci e secondo me anche a ottenere risultati, perché se poi giochiamo bene ma perdiamo tutto ragazzi, ovviamente capite bene che sicuramente ci passerebbe un pochino anche la voglia di giocare, di provare a competere. Mentre se troviamo un modulo che comunque ispira quello che è il nostro modo di giocare, sicuramente riusciamo a divertirci anche molto di più. Quindi cosa fondamentale ragazzi è un gioco, divertiamoci. Prima di continuare ragazzi vi vorrei invitare appunto a mettere un like a questo video, un like al canale. Vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamivo, sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo. Amazon la conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica appunto per prodotti videoludici. Come avete potuto notare all'inizio video abbiamo anche il nostro famoso codice sconto. Nel link del video, comunque del link del canale, trovate gli accessi diretti a queste piattaforme. Ripeto, i prodotti non li andreste a pagare nemmeno un centesimo di più, ma è soltanto un modo per supportarmi, e sono sempre aperti anche gli abbonamenti per chi invece volesse investire, spendere
qualche piccolissimo euro può comunque sempre abbonarsi al canale e avere dei contenuti ovviamente in esclusiva dedicati per loro. Di conseguenza, ragazzi, mi raccomando, provate e testate questi consigli che vi ho dato, poi fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima da vostro Luca Taranto. Ciao!